Che brutti capelli che ho oggi, ragazzi. Pensate che li ho anche fatti. Pensa se non li avessi fatti. Vabbè. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui nella mia cameretta perché non è giusto che voi abbiate solo uno sfondo brutto. È giusto che lo sfondo brutto vada un po' cambiato e oggi vi beccate la mia bellissima coperta giallo ocra che giuro che ho lavato dall'ultima volta, però non è sempre, cioè è sempre la stessa, ma è lavata, ecco. Un giorno avrò i big money e come sfondo ci avrò due brasiliane che ballano il meneito dietro costantemente. Fino a quel momento vi tenete la coperta e quel bellissimo, come si chiama, cuscino a forma di pomeranian. Molto creepy, ragazzi. Oggi altro video culturatoso, culturatissimo, perché parleremo delle cose che fanno gli italiani sbagliate in Corea. Si è capito cosa ho detto? No, delle... Si è capito? Perché non si deve capire? Si è capito? Avete capito, insomma. Soprattutto chi ha intenzione di andare in Corea, guardi questo video e non fate questi errori, va bene? Tra l'altro il 90% di queste cose le faccio anch'io tuttora, però vabbè, questi sono dettagli, insomma. Non siate me, non siate me. Incominciamo. Allora, la prima cosa che dovete evitare in Corea è la skinship. E so che è una cosa... Aspetta, voi magari non sapete cos'è la skinship. La skinship è praticamente il toccamento di pelle, il toccamento pellare che appunto avviene spessissimo tra noi italiani. Perché noi italiani sapete che anche se non ci conosciamo ci abbracciamo, ci baciamo, facciamo cose bellissime. In Corea non si può fare così. È veramente importante avere un proprio spazio vitale. Cioè insomma quando ci si saluta ci si inchina, ma non ci si inchina vicini, anche un pochino lontanini, insomma è importante mantenersi distanti. Ed è una cosa che io devo ancora imparare, nel senso che a me automaticamente comunque mi viene da abbracciare, fare cose, soprattutto se ci devo lavorare con le persone, insomma devo farci delle cose per più ore consecutive. Mi sembra che se le abbraccio, capito, ci entro più in confidenza, più in fretta e lavoriamo meglio. Errore, perché poi vedo sempre l'orrore, il disgusto nelle loro facce quando mi abbracciano, ma si vede che non vogliono farlo, cioè fan tipo... Tra l'altro è un errore che io faccio anche in Italia. Tra voi donne è tutto facile, ma tra noi uomini c'è questa cosa che non si capisce come ci si deve salutare a vicenda. Io tipo 15 minuti prima che devo salutare una persona che non conosco magari benissimo, di sesso maschia, insomma, ecco, non le femmine un bacino e vai via, ma tra maschi c'è un po' questa cosa che non si sa come salutarsi mai, nel senso si dà la mano, ma la mano è un po' troppo formale, poi tra ragazzi ci si abbraccia, si dà un bacino. Al sud i maschi si danno anche un bacino, quindi magari quando scendo giù sono un po' più tipo e via, ma al nord figurati, il nordino, qui in fighettini, se un po' ricchioncello si vede il bacino, quindi non so mai come salutare insomma le persone. Ditemi che non sono l'unico, vi prego, maschi all'ascolto, ditemi sotto se anche voi avete attacchi di panico 10 minuti prima di salutare una persona che non conoscete bene, così mi sento meno solo, ecco. L'altra cosa che noi italiani facciamo, oltre ad abbracciare gente a caso e dare bacini così zoom zoom parapapapà, è anche essere insomma in confidenza con le persone, cioè fare battute sarcastiche anche se proprio non si è best friend forever. Ed questa è una cosa che sì, faccio anch'io tuttora. Cioè in realtà non so, mi sto tipo confessando, tipo quando mi hai capito dal parroco a confessarti. Questo video è un po' questo feeling. Comunque insomma noi italiani tendiamo a insomma fare battute per insomma diventare subito amicicci. Se a me qualcuno in questo momento mi dicesse ma Marco, ma la tua frangia fa cagare, a parte che ha ragione, ma poi nel senso va bene, cioè si scherza tra amici. In Corea insomma diciamo che questa confidenza ce l'ha più o meno tua mamma e forse non lo so il tuo parroco, appunto. Nonostante, come già ho detto nel video prima, si possa invece dire se tu sei grassa, brutta, bella, così, quello si può dire perché è la verità, ma come battuta non si può dire, cioè, non so, cioè, si capisce, ha un senso per voi, non lo so, per me... Gna gna gna. Un altro errore che facciamo e che mi sono accorto che noi facciamo quando sono venuti i miei genitori, ma anche quando sto con i miei amici italiani, ma anche quando in realtà parlo al telefono e sono in metropolitana, cioè praticamente sempre, è che siamo casini, cioè noi parliamo con un tono di voce alto, urliamo, cioè non siamo capaci di adattarci alla situation. E questa è una cosa che noto anche quando torno in Italia in realtà, perché la metropolitana è un po' tipo il mercato del pesce, però quando si viene in Corea, ragazzi, non si può urlare a go-go come siamo abituati. Io mi rendo conto anche quando parlo al telefono con mia mamma tipo in metropolitana che
tutto il vagone si gira a guardarmi tipo guarda sto caffone come parla veramente. A parte che forse non si potrebbe neanche parlare al telefono in generale in metropolitana, però proprio noi urliamo tipo mamma ma sto tutto bene sì, e non ci rendiamo conto che magari c'è gente intorno a noi che vuole fare altre cose, tra cui anche dormire, perché i coreani sono tipo professionisti olimpionici di dormita in metropolitana. Il tono di voce che avete anche meno, 1-2 toni sotto. Un altro errore che facciamo noi italiani in Corea, ma in generale nel mondo, e che faccio tuttora io, è quello di andare al ristorante italiano all'estero. Tu, italiano, sai benissimo che, insomma, non abbiamo tanti vanti noi in Italia, soprattutto in questo momento storico, non è proprio un paese di cui vantarsi, in cui vivere, però il cibo che abbiamo noi si sa che, insomma, in all over the world è molto famous. E quindi perché, sapendo questa cosa, provi anche a andare in un ristorante italiano all'estero? Sai benissimo che non potrà essere all'altezza delle tue aspettative. Perché ci vai? Perché ci vado anche io? Non lo so, io diciamo che ci tento, insomma, magari prima o poi un ristorante buono capita, però tu italiano in vacanza evita di andare al ristorante italiano, anche perché tanto finisce sempre che poi alla fine si critica quello che si mangia e gnaga gnaga, mangia coreano, se qua in Corea mangia coreano, dai. Però devo anche dire che tante volte ti ingannano, perché per esempio ci sono tanti coreani che vanno a fare il corso di pizzeria, di pizza napoletana a Napoli, poi tornano, aprono un ristorante e fanno vedere che hanno tutti questi attestati, pizza napoletana vera, gnappete gnappete, una pizza costa 20 euro, tu ti fai aspettative, dici minchia una pizza costa 20 euro, saranno ingredienti top, questo è andato a studiare a Napoli, sarà bravo, e invece sta gran ceppa de papata. È arrivato un pacco. Ok, è arrivata l'acqua, ragazzi, che bello. Anche in Italia si può ordinare l'acqua, cioè tipo che tu chiami e dici oh, portami l'acqua, e te la portano, così non devi, che è pesante, cioè vabbè. Comunque, di cosa stavo parlando? Che ne so, stavo parlando che siamo Un'altra cosa che noi facciamo e che non si potrebbe fare in Corea è soffiarsi il naso a tavola. Per loro è un tabù, è una roba veramente di una maleducazione indescrivibile che noi facciamo, e ci mancherebbe, cioè ma ti pare che a me mi soffia il culo al naso e mi sto mangiando e mi devo alzare, devo andarmi da un'altra parte a soffiarmi il naso? Oh! Comunque insomma in teoria è maleducazione, non potreste farlo, solo che in Corea diventa un problema perché ogni singolo cibo coreano è, come si dice, piccante. Ragazzi, che bravo che sono termini così scientifici che mi escono. È piccante, sapete che col piccante ti sale la piccantezza nel naso e la piccantitudine poi ti fa anche colare il naso, di conseguenza praticamente ogni singola volta che tu mangi coreano ti cola il naso. Vedi tutti questi coreani che si prendono il fazzolettino e se lo tamponano tipo sotto il naso senza soffiarlo. Però ragazza mia, ma non per prima farti una bella soffiata, te lo levi via e via, ragazzi, che ci vuole. Non capisco perché questa cosa è maleducazione, però lo scatarrare ogni 2 secondi e mezzo per strada, nelle docce, cioè voi non sapete, io vado in doccia qua in palestra e ci sono i signori che mi sputano praticamente sul pavimento in cui poi cammino io, cioè, e questo va bene, cioè schifo. Però soffiarsi il naso no, vabbè. Comunque insomma non stiamo qui a commentare le culture degli altri, ogni cultura è diversa e accettiamone accettiamone. Altro errorone che facciamo, e di questo mi sono accorto quando sono venuti i miei genitori in Italia, moltissimo, perché praticamente noi italiani ci tendiamo a sedere in ogni praticamente protuberanza idonea alla seduta, perché da noi insomma non è che ci sono dei divieti di seduta particolari. In Corea sì, non ci si può sedere. Ma che complicatezza, non ci si può sedere ovunque, non si può, nel senso che ci sono dei posti adibiti al sedersi, chiamate panchine tra l'altro. Mi ricordo una volta che mio padre si è tipo seduto su una scalinata, è arrivato tipo un poliziotto e gli ha detto scemo della merda, cosa stai facendo? E l'ha fatto appunto alzare. Inoltre, come vi ho già detto in un altro video, non mi ricordo quale, in Corea ci sono dei posti dedicati agli anziani in cui la gente non si siede, ma proprio manco sotto tortura, a meno che non ci sia un vecchio decrepito che stia morendo su quel momento, che loro lo fanno sedere lì, se no i posti per gli anziani sono praticamente sempre liberi e la gente non si siede. I miei genitori, capito, ogni volta che li vedevano si buttavano sopra, io tipo mamma
papà non potreste sedervi lì? Giustamente loro dicono, senti, se vedo una persona che ne ha bisogno mi alzo e la faccio sedere, che ha molto senso. Invece in Corea diciamo che proprio la gente non si può neanche avvicinare a quei posti sacri. Altra cosa che insomma fanno spesso gli italiani, e io dico gli italiani perché la fanno i miei amici italiani in Corea, e sto puntando a voi, sapete di chi sto parlando? Voi. È il fumare per strada. Io non fumo, quindi insomma almeno questa penso sia una delle pochissime cose che non faccio. Penso che da noi in Italia non sia illegale fumare per strada. Qui in Corea sì, devi fumare nelle apposite aree che insomma sono segnalate da una gigantesca sigaretta proprio col neon che fa blum blum blum, non puoi sbagliarti. In tutti gli altri posti non si può fumare. Conosco gente italiana che abita qui da 6 anni, 5 anni e comunque lo fa di nascosto senza farsi sgamare, anche perché sennò si paga la multina, però lo fa ed è sbagliato. Ai ai ai. Comunque insomma la gente non dovrebbe fumare in generale perché fa male, fa male. Ricominciano anche oggi le paternali di mamma Marco: non fumate che fa male. ¿Quieres fumar marijuana? ¿Quieres fumar Franzican? Para sempre. Pem, 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 pem. Scusate ragazzi, sono intrippatissimo con Pem Pem di Elettra Lamborghini, non so neanche io perché e me ne vergogno. Altra cosa a cui dovete stare attenti quando venite in Corea è il modo in cui vi vestite, perché ci sono degli standard di zozzozitudine in Corea che sono un po' diversi dai nostri. Allora, noi possiamo diciamo andare in giro anche un pochino scollato, cioè noi, io no, le femmine, cioè io se vado in giro scollato è solamente un po' tamarro ma va bene. Le femmine invece se vanno in giro scollate facendo vedere tutto le loro bellissime insomma pannocchiette che hanno qui in Corea potrebbero essere viste un pochino come si fanno a dire zoccole, persone poco per bene insomma. Se venite in Corea non vi scollate troppo e non mostrate le spalle. In Corea non ci si può mostrare le spalle, quindi insomma se venite con quei toppettini con le spalle scoperte, anche quello è un pochino da poche di buono. Qui non so perché venga visto così, anche perché al contrario sotto, cioè nel senso nella parte inferiore del corpo, si può essere zoccoline quanto si vuole, nel senso che potete anche essere in mutande e va bene così. Sopra, capito, dovete essere Suor Maria Claretta e sotto potete anche essere in costume da bagno e via. Comunque spalle no e tette no ragazzi, niente tette in Corea. E questo era tutto per questo video. Non ho potuto urlare tantissimo come al mio solito perché la mia coinquilina sta dormendo nella sua cameretta. Ho tentato di non farla svegliare, non so se ha funzionato, ve lo dirò dopo insomma. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Potete seguirmi su Instagram e Facebook. Se volete offrirmi un caffettino, sotto c'è il link di Coffee. E noi ci vediamo nel prossimo video, l'ho già detto prima. Niente ragazzi, ci vediamo. Che video, quando esce sto video tra l'altro? Che ne so, boh, vabbè, ci vediamo prossimo video. Pizza carbonara. Ciao. Oh ragazzi, ma la Cuccarini chi? Ma io veramente ciaone ragazzi, ciaone. Plum 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 plum.